Ok, abbiamo iniziato la nostra sessione con Mario. Ciao Elena, ciao Monica. Ciao. Ciao. Che nelle inquadrature che io ho davanti a me vi guardate. Mario, controllo, divertiamoci, stentiamo a riconoscerlo, grandi cambiamenti già avvenuti, vediamo qual è la situazione. Da 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1. Come lo vedete? Allora, io lo vedo, è lui, e porta per mano, cioè, cammina lungo questa strada a sentiero, ok? Ai lati ci sono dei bambini e ci sono anche degli esseri che appaiono bianchi, ok? E lui passando prende per mano i bambini e li porta nella direzione in cui sta andando. E riesce, diciamo, mi fa vedere che rispetto a prima riesce a lasciare indietro questi esseri bianchi, prendere solo per mano solo i bambini. Mi fa proprio vedere che i bambini sono i suoi progetti. Sono ancora piccoli e quindi lui li sente come bambini. Monica. A proposito di quest'ultima parola, progetti, sfida, io lo chiamerei, lui mi appare su una moto tra le dune di un deserto, pronto per una specie di rally motociclistico. Vi dà l'autorizzazione? Sì. Si solleva il casco e mi strizza l'occhio. Bene, vibrazione, Monica. 23 miliardi. Elena. Sì, 28. Consapevolezza. 175. 161, sì. PS. 40. 43. Vite. 1218. 1215. Cervello. 8.3.4. 8.9. Ok, Elena, causa esoterica dei valori molto simili ma mai coincidenti tra voi due. È come se fosse solo una differenza temporale, tra virgolette. Cioè il tempo che arriva da me da lei a me, da lei e poi a me, cambia, fa tempo a cambiare quel poco. Come se arrivasse l'impulso, no? Non so come dire. È una questione di tempo, Monica. Sì, perché infatti sono scarti minimi. Se uno va a rivedere adesso, la stessa persona va a rivedere adesso, il numero non è lo stesso. No. O cambia o comunque sempre vivo, si muove. Sì. Costantemente. Non è un responso, è quasi una creatura vivente. Beh, questo è interessante ed è interessante anche per Mario per altri argomenti. Adesso io non ricordo i vari valori, ma 23, 28, diciamo 25 di media è un'ottima vibrazione. L'unico dato forse un po' scarso per essere la terza o quarta sessione è il cervello, capacità medianiche. Non è basso, 8 non è 5, anche 4, qualcuno aveva 4, 8,3, 8,8, 8,7. Monica, causa esoterica. Secondo me allora, lui tendenzialmente è una persona di per sé abbastanza logica, razionale, o perlomeno è convinto
di esserlo e quindi porta avanti questa credenza. Mhm. Si porta avanti la credenza di non essere in connessione con la sua PS, Mhm. ma non è più così, solo che lui va avanti con questa convinzione. Mhm. Elena. Sì, c'è proprio un'entità mentale che glielo fa credere Mm, e che quindi tiene la separazione mhm. tra le due cose. Cioè, quando lui va a alzare le vibrazioni, come se pensasse di far solo quello, pensa di non riuscire ad abbinarlo al resto. È un'entità mentale. Allora, uno dei punti di Mario è che non sente la PS, si sente isolato e quindi non sa se fa bene o se fa male. Nel frattempo però le cose vanno bene. Quindi, tra virgolette, è meglio il suo caso di quello di qualcuno che dice sì, adesso le alzo, le ho Mm. alzate, che magari è anche vero, ma è 2 secondi e poi tornano giù, e non agisce nella vita, non fa una mazza di niente. Molto meglio il caso di Mario. Vediamo però le entità. Partiamo questa volta, Elena, dalle mentali. Ma io vedo solo questa qua, che è proprio quella che fa sì che lui non agisca. No, ce n'è anche un'altra piccolina che è apparsa ora. Comunque questa qua, tipo livello 3, che fa proprio che lui non fa sì di fargli credere appunto di non essere capace di portare la parte spirituale, tra virgolette, nella materia. Mhm. Ok, è proprio come se e gli fa credere anche di non essere collegato con la PS, ma in realtà io lo vedo che quando va nelle sue passeggiate a alzare le vibrazioni è incluso, cioè è come se Un uno lo guarda, tutt'uno. sì, lo guardi dall'esterno e rimani stupito perché sembra no, è come se anche se non si vede, è come se rimani illuminato. Mhm. E lì è perfettamente in contatto con la sua PS. E poi c'è quest'altra entità mentale che è proprio abbastanza è piccola, è come se rimanesse latente piccola, ok? E in alcuni momenti spara anche a 5. Ed è quella che fa sì che nei discorsi, quando lui parla e nei discorsi si dimentichi delle parole, o è proprio come se lo vedessi su una strada che a un certo punto no, va dritto sulla sua strada e poi come se venisse deviato di colpo, come se Mhm. ci fossero le rotaie del treno che hanno il deviatore, no? Monica, le mentali. Diciamo che io ne vedo una che probabilmente riassume entrambe e me la chiama in un doppio modo, tappo barra manipolazione. La sensazione che lui ha è che c'è questo tappo. A volte è come se fosse un tappo uditivo, quasi, no? Il non riuscire a sentire diventa quasi, non riesco a sentire attraverso le orecchie, Mhm. ma è un tappo, diciamo così, più profondo, un tappo spirituale animico, che gli fa proprio venire a meno la connessione, la comunicazione tra la sua mente, quindi la parte più razionale, e la parte invece, diciamo così, più Aspetta, scusa, ti sei bloccata. È la sua parte più nascosta. sì, più nascosta, che è quella animica. Quindi Mhm. è proprio un tappo che impedisce la comunicazione fra i due ambienti, chiamiamola. La conseguenza me la dà come se fosse la manipolazione, nel senso che non avendo la sensazione che ci sia comunicazione tra se stesso e la propria anima, lui si sente come un gioco tra le mani dell'anima, si sente manipolato dall'anima, Mhm. si sente usato dall'anima, perché la sente un qualcosa un po' di estraneo rispetto a sé. Mhm. E invece? No, non lo è. È proprio più questa
convinzione che lui ha iniettato dentro di sé. In verità lui già da un bel po' ha iniziato un dialogo con la sua anima, ma non lo sa vedere, non lo sa riconoscere. E anche quando questo dialogo è abbastanza evidente, lui non lo imputa a se stesso, ma lo lega a degli oggetti. Quindi è l'orgone, è il quarzo ialino. Non è merito mio. No. Elena, entità eteriche. Allora, non vedo, no, non vedo niente di che lo interferisca sempre. Ne vedo 3 tipi che bazzicano intorno, non so come dire, no? Quindi che gli girano intorno pronte a prendere il primo spiraglio, la prima possibilità di interferire. Interferiscono ogni tanto per qualche ora, ma non sono attaccate sempre. Vedo queste qua di prima che mi ha fatto vedere, bianche, che sono tipo come se fosse una sagoma sembra quasi un coleottero, però tipo disegnato a gesso bianco, no? Ce ne sono 3. Poi c'è una mantide. E poi c'è questa qua che è collegata al secondo universo, che sembra una via di mezzo, tipo un serpente ma piatto, però è come un serpente, collegato al secondo universo che è collegato al, penso che si possa dire, al mago. Scusa, i 3 coleotteri che sono insettoidi o sono secondo universo? No, insettoidi. Perché coleotteri? Intendi dire, cioè, perché Cioè, dico che sembrano di che tipo? coleotteri? Ah no, sì, è perché si vedono proprio disegnate sai, quelle ali un po' rigide. Le elitre. Sì. E poi sopra c'ha tipo quasi una faccia tra una via di mezzo, potrebbe sembrare quasi anche addirittura un gufo la faccia, però. Monica. Come insettoidi avevo visto tipo 2 libellule. E poi sì, questo essere del secondo universo sì, che però io lo vedo più tipo un drago sputafuoco. Queste 2. Bene. Ok. Va bene. Monica, causa esoterica dello scordare nomi e cose, entità mentale. Però io un impiantino mentale glielo vedo, sai? È tipo come se fosse una specie di spillone da tempia a tempia. Non sento più. Non ci senti più, Elena? Elena, sì, ok, adesso ti vedo. Si era bloccato. Vedi anche tu un impianto mentale, Elena? Elena? No, si è bloccata di nuovo. Va bene, Monica. Vedi altri impianti? Ma te pensa che robe strane. Ok. Vai, Monica, vai. Ma? Non lo so perché mi fa vedere una specie di lametta eterica fra le labbra. Lametta come se... Sì, quelle vecchie, sai, che si usavano una volta. Ma come se la tenesse tra le labbra perché ha le mani impegnate? Perché? A che serve?
Cioè, allora, che a volte gli crea delle difficoltà a dire delle cose. Allora, in parte ha difficoltà a dire queste cose perché questa entità mentale gliele blocca, ok? Gli crea questo tappo e quindi proprio non possono uscire dalla bocca perché si è creato questo cortocircuito, questo temporaneo blackout e per cui non può scorrere il pensiero per arrivare parola. Però altre volte è come se scegliesse di non dirle alcune cose e allora si tiene questa lametta fra le labbra. Mhm. Ha scelto una serie, diciamo così, di compromessi e pertanto preferisce non affrontare certi argomenti. Elena, impianti eterici mentali. Sì, allora ne vedo uno mentale che è tipo un cerchio che sembra color oro di metallo proprio messo sulla testa così. Diciamo che è utilizzato sia per estrapolare le informazioni, quindi vedo dati che vengono presi dall'esterno, ok? E sia per creare un circuito, un loop mentale interno per guidare Mario dove vogliono le entità mentali. Ok, la situazione è messa male? No. No, No, per no. niente proprio. No, Ma beh, infatti, Mantide, secondo universo, un sacco di cose, due Anzi, entità mentali. sottolineo una cosa, che non ci sono più abduction. infatti Mhm. no, assolutamente. No, proprio Perché? no. Perché secondo me lui adesso è in grado di riconoscere e tenere lontano. Cioè, lo vedo proprio, gli viene in automatico. È vero che poi dopo le entità mentali gli dicono che non è capace, ma proprio per fargli credere di no, ma Mhm. in realtà lo fa. Mm. Ok, orgone, cuore, torretta, protettore psichico. Cosa fanno? Cosa fanno grazie a lui? Ecco, è giusto, hai Mm. detto giusto, grazie a lui. Però lui ancora questo non l'ha capito. Questa entità mentale gli fa credere che questi oggetti siano dotati di un potere proprio, magico. Mhm. Lui ancora consapevolmente non ha compreso che di fatto questi oggetti sono espressione di sé, della propria forza, della propria potenza. Quindi di fatto è lui che ha bisogno di un aggancio materiale. Questo credo che l'avessimo visto già nell'altra sessione. Lui ce l'ha proprio bisogno per la tipologia di uomo che è, ha Mhm. bisogno di avere un oggetto fra le mani da guardare, in casa, in Mhm. tasca. Però questo è solo la materializzazione di quelli che sono le sue facoltà, Mhm. le sue capacità, il suo potere, la sua anima. Se vuoi, hai appena riassunto il senso stesso della Matrix. Mm. Creiamo una finta matericità per esprimere quello che noi siamo, vogliamo, creiamo. Questo non Esatto. significa che l'orgone è la piuma di Dumbo, è No. soltanto un'illusione. Il lavoro lo fa, ma all'origine lo sta creando in qualche modo Mario, anche banalmente pagandolo dell'energia, del denaro, perché se Esatto. fosse regalato, ancora una volta c'è comunque uno slegamento, non un legamento. Però se capitasse in una linea temporale futura che Mario perde il Mm. cristallo ialino, sciagura e tempesta o improvement, cambiamento e miglioramento, non ne Esatto. ho più Sì, bisogno. sì. Occasione per Un'altra, comprendere la sua divinità. inizia un'altra esperienza, un Mm. altro livello, upgrade. Boh, chiamalo. Ok, e mi viene in mente un'altra idea interessante per far capire a Mario i suoi miglioramenti e la sua sempre maggiore connessione con la PS. Diario.
alla fine di ogni giornata, se non è successo niente, si va davanti alla pagina del diario e si traccia una linea, non è successo niente. Se è successo qualcosa, se si desidera un nuovo stimolo lavorativo, lo si scrive e ogni tanto, ogni 2 o 3 mesi, si va a rileggere un po' il diario e si vedono proprio i miglioramenti. Oggi ho fatto la passeggiata, una pina carina si è appoggiata sul mio dito e quella cosa poi lui tende a dimenticarla. Sarà anche l'età, non sono solo le entità mentali. Intanto le entità mentali si vedono il dito medio di Mario perché vengono fregate da questo sistema diario che gli permette di ricordarsi. Peraltro è un ottimo esercizio per mantenere elastica la memoria, per scrivere a mano ovviamente, non diari da tablet se li fanno, che scrivere a mano, che è una cosa che ti riesce sicuramente molto bene, può essere un'idea. Ottimo suggerimento, direi. Sì, sì. Anche perché per lui è molto importante questo contatto con la materia. Certo. Quindi per cui tenere la penna in mano, scrivere, vedere qualcosa che rimane impresso nel corso del tempo e che ritrova. Io però una cosa la devo dire, lui ha un po', rispetto a questa lametta che ha fra le labbra, no? Lui ha un po' la tendenza a questo meccanismo della rimozione. Non dire tutto? No. Sì. Ma il diario si dice tutto. Infatti il diario Sì. al lucchetto è la chiavina. Nessuno deve leggerlo. Esatto, lui deve scriverlo con estrema autenticità. Ok, quindi al di là di tutto questo suo atteggiamento dei non detti, anche perché il problema a volte di non ricordarsi le cose è dovuto al fatto che siccome lui tende a questo meccanismo della rimozione, perché alcune cose è meglio che rimangano così nella sua vita, per cui non andiamo troppo ad analizzarle, non andiamo troppo ad approfondirle, accettiamo per quello che sono. Però diventa poi un meccanismo che si estende un po' a tutto. Quindi cosa fa? Tende a dimenticare, così come tende a tralasciare i particolari perché altrimenti gli farebbero prendere anche una strada diversa da quella che ha. Tende un po' a estendere questo meccanismo a tutto il resto e quindi si dimentica le cose. Se invece nello scrivere il diario attua la massima sincerità e trasparenza, la trasparenza che ha il suo quarzo ialino, migliorerà moltissimo la sua memoria. Elena. Sì, è proprio questa, diciamo, tendenza appunto a non approfondire, magari a omettere, ok, che è diffusa nelle varie cose, fa sì anche che lo renda confuso. Potrebbe essere una buona cosa, un buon meccanismo, iniziare da una parte della sua vita, da un progetto singolo alla volta, anche scrivendo, ok? In maniera tale che il resto lo può anche un po' omettere e non ricordare per quel momento, ma quella cosa su cui si sta concentrando in questo momento della vita deve essere molto onesta e sincera e approfondita. E scrivendolo sul diario, già il fatto che lo scrive lo concretizza. Ok, quindi questo potrebbe, diciamo, rendergli la cosa anche meno faticosa, ok? Perché uno step alla volta, in quel momento c'è una cosa che per lui è meno, è più semplice andare proprio a sviluppare, il resto lo lascia un attimo lì, ma inizia a sviluppare quello. Quando poi avrà finito quel tipo di progetto, lui sarà un altro Mario e può essere che quelle cose lì non saranno più così pesanti. Esattamente. Fa un atto magico col senso reale di questa parola. Diventa il mago di se stesso. Come lo vedete questo diario? Creiamolo in eterico. Tanto non c'è niente da fare oggi, Mario, con te, quindi ci possiamo pure divertire. Prezioso, un po' antico, come se fosse la copertina di un libro d'epoca. Io per esempio lo vedo verde, incorniciato d'oro, con dei caratteri dorati.
Le pagine sono proprio bianche, senza righe addirittura, ed è abbastanza alto, voluminoso. Mhm. Sì, io vedo proprio le pagine in eterico e vedo proprio come se l'albero si traducesse, si sintetizzasse direttamente nelle pagine, quindi anche la carta di alta qualità, Mhm. molto naturale, più naturale possibile. Mm. Molto bello, molto... Sì. Lui è Mhm. molto amante del bello. Mm. E con cosa scrive? Mm. Non so, una stilografica. Esatto, sto per dire la stessa Mm. cosa, vedevo proprio la stilografica. Addirittura un calamaio, ma forse è difficile reperirlo e quindi la via di mezzo forse va bene la stilografica. Ha un nome il diario? Essenza della vita. Monica, ha un nome? Boh, mi era venuto Babilonia. Mamma mia. Va bene, bello, usiamo questo diario adesso. Vediamo se l'integratore di magnesio e potassio ha avuto degli effetti o positivi o negativi oppure no. Monica. Allora, darei la priorità al cambio di alimentazione, alla disintossicazione che ha fatto. Quello sicuramente ha avuto degli effetti. Magnesio-potassio, sì, mediamente, cioè neanche questa grande spinta. E Cioè è più come un aiuto più psicologico quasi che fisico, ecco. Mhm. Per lui è importante avere un integratore da prendere. Ma Mario, fammi sì o no con la testa, ma mica quello della pubblicità. Ah, non è quello della pubblicità, ok. Almeno quello. Di solito quelle caccate della pubblicità Infatti. sono... E invece quella sostanza detox? L'integratore detox? Ma allora dunque, quello è come se, meglio, come se gli aiutasse a creare una connessione con la natura. Cioè, essendo quello un prodotto erboristico, lo aiuta proprio anche quando fa le passeggiate. Per lui quelli sono importanti, perché quando entra nella natura ha, a parte un maggior senso di libertà, di leggerezza e di sentire a volte a piccoli sprazzi che c'è un contatto con la sua anima. E quindi questa tisana, chiamiamola così, no, preparato erboristico, è più affine alla natura. Elena, Sì, allora, MGK, ha servito? allora, l'unica cosa che vedo appena si alzava al mattino un filino più di carica le prime 2 ore, ma poi tutto come prima. Quello erboristico l'ho visto proprio come coadiuvante di fluidità anche rispetto alla parte alimentare, alla dieta. È come se andassero proprio d'accordo, non so come dire. Sì, era proprio l'incastro ideale, cioè per il massimo, per la massima efficacia. Era proprio quella cosa in più che l'aiutava a riprendere proprio tutta la parte di disintossicazione. Ok. Elena, Mario ha fatto 2 cini, di cui si è Mhm. amaramente pentito. In privato gli hai consigliato due sostanze, secondo me lo possiamo tranquillamente dire. Se hai voglia di dirle, prendete appunti se vi trovate in una situazione simile a quella di Mario. Sì, sono queste bustine che si chiamano Uncadep, Mhm. dove c'è tutto, c'è N-acetilcolina, c'è vitamina C, lo zinco, le altre non me le ricordo, ce ne sono 6 o 7 in questa bustina, e poi c'è il GSHV 600 che è glutatione abbinato a un'altra cosa, il recipiente che fa sì che il glutatione venga assimilato correttamente. Mhm. Questi 2 integratori proprio a livello fisiologico sono quelli che si è visto
in questi anni essere proprio tra i più, diciamo, efficaci per tutto il riequilibrio per quanto riguarda le sostanze tossiche inserite nel Cinivac. Per la parte poi invece, va bene, nanotecnologia così, non è che si possa fare molto, ma tutta l'altra parte, per quanto riguarda i sintomi, sono abbastanza utili. Per Mario, mattina e sera 2 settimane, poi una volta Per sola Mario sì. al giorno, una volta sola dopo. Sì. Per sempre o per Ma un po' di tempo. qualche mese? Poi sì, qualche mese, poi magari un mese smette, poi riprende qualche mese. Per un po' di tempo sarebbe l'ideale. Magari ascoltandosi, va bene. Causa esoterica Elena del dolore al fianco destro, che va e viene. Sì, allora vedo questa quando l'interferenza la mantide con gli altri, quelli bianchi, i coleotteri gufi, Mhm. riescono a interferirlo, è come se lo tirassero da quel lato lì, è come se vedessi in eterico che viene proprio agganciato con un nodo, con una corda e viene tirato dal fianco destro. Quindi fermato, nel senso la sua direzione giusta, ideale è verso sinistra e viene riportato di là. Timpano destro. Sì, è come se venisse messo un cancello, una barriera di metallo, quando le entità mentali vogliono fare quel circuito interno di pensieri e di collegamenti, senza far uscire nulla e senza facendo sì di interrompere tutti i collegamenti che Mario può avere con l'esterno e quindi con la vita sociale e con l'ambiente. Monica, dolore fianco destro. Sì, ho visto questi insettoidi quasi che gli pizzicavano il fianco. Un pizzico che dall'esterno arriva in profondità. Timpano. Questa specie di tappo, che lui possa proprio avvertire come un disturbo uditivo, come un disturbo fisico, fisiologico, no? Quindi va bene anche se sente ovattato, va bene anche se sente un fischio, perché questo tipo di ovattamento diventi per lui anche di tipo emotivo, di tipo animico. Non sento, ho fastidio all'orecchio, il mio sentire disturbato dell'orecchio è anche un sentire scarso della mia anima. C'è corrispondenza fra queste due cose. Monica, grosso progetto in arrivo. Allora, la parola che mi viene è scremature. Quindi diciamo che lui mi fa vedere una specie di setaccio e lui appunto che sta setacciando i grumi della farina. Indi per cui bisognerà alcune cose rendersi conto che vanno escluse o che comunque si escluderanno da sole, altre invece che potranno realmente risultare utili. Elena. Sì, io vedo il grande progetto, tra le cose che gli stanno arrivando c'è un grande progetto. Non so se è grande per lui, penso sia grande anche a livello proprio materico, ok? E vedo che arrivano gli elementi, passano attraverso di lui e lui li trasforma e crea questa enorme spirale dove vedo che coinvolge anche tante altre persone, non lo so, è come se riuscisse a creare una struttura dove poi avrà bisogno anche di lavoratori, di coinvolgere anche persone che Quindi non facciano questa subisce cosa. la proposta del progetto grande, ma la trasforma, la Sì, pulisce e la rilancia. sì. Esatto. Mm.
E lui ci chiede se è connesso alla sua PS? Infatti, appunto. Di fronte a questo. Di fronte a questo, No. chiudi così? Eh, Sono molto contento di Mario, sono molto Mm. molto contento. C'è stata un'escalation spaventosa, proprio molto molto bravo. È Eh, raro che si veda così. Raro, sì, poi in un uomo anche più raro Mm, mm, ancora. mm. Se va bene, è un po' attaccato all'oggetto e al cristallo ialino e qualcuno mi deve dire cosa devo fare, ma piano piano, con Mm. l'aiuto del suo diario magico Babilonia, Babilonia mi fa ridere, ne imparerà a diventare osservatore di se stesso, secondo me, vedendo i suoi cambiamenti e miglioramenti, e poi creatore della sua realtà, perché nel diario lui può fare alla sera due cose: annotare ciò che è successo e scrivere ciò che vuole. Mm. Che succeda, se volete finire la frase, che succeda, ma ciò che lui vuole, e quando lui vuole si manifesta. Mm. E allora facciamolo andare in mezzo, facciamo una bella passerella tra le sue entità eteriche, con in mano, sotto il braccio, sulla testa, dove volete, il suo amico diario Babilonia. Una volta Mario sarebbe stato terrorizzato a fare questo, perché aveva letteralmente paura, terrore delle interferenze. Invece adesso lo vedo proprio a passo sicuro, a guardare anche in maniera scherzosa le sue entità. Mhm. Si ferma, fa anche tipo come uno schizzo a mano, no? Di queste sue entità, le Mhm. copia, visto che una è fatta tipo a gessetto, riesce Mhm. proprio a riprodurla. E quindi è un modo assolutamente per affrontarle, per rendersi conto che non c'è nulla da temere, che le ha create lui e che non sono loro che manipolano lui, perché lui ancora un po' ce l'ha questa credenza. Mhm. Le sue entità, non sue in quanto attaccate a lui, ma sue perché sono sue, le ha fatte lui. Le ha fatte Infatti, lui, va bene, ha una mantide, bene. Ne disegni e ne progetti altre 5 accanto, così sono 6 mantidi. ecco. Lo sa fare? Elena. Sì, io vedo che passa proprio, cammina lentamente su questa passerella, si ferma quando vede un'entità di fianco, ok, la chiama a sé e gli fa leggere la pagina dove praticamente quel passaggio con l'attaccamento a quell'entità è superato e Mhm. mentre l'entità legge scompare. Molto interessante. Guarda, qui hai finito di servirmi. L'entità lo legge, poverina Mm, dice ciao. È esatto. scomparso. Non dovevo neanche andare al cluster, oggi abbiamo il diario. Sì, infatti. Mm. Caro diario. I coleotteri bianchi. Anche loro fanno la stessa cosa. Cioè, sono proprio tutte di fianco, no? E quando è come se le attirasse in una trappola, anche mi viene da dire, no? Perché se lui le chiama, loro dicono: ah, bene, adesso lo interferiamo, no? Tipo, si avvicinano e gli mette davanti la pagina del diario che loro sono obbligate a leggere, anche con le otteri, e scompaiono. Monica, il serpente del secondo universo, legato al mago. Diciamo che qua è come se si vedesse in lontananza, anche un po' in trasparenza, la moglie. Ovviamente non sono collegati il mago e la moglie, anche perché lui ha l'esperienza del mago attraverso la moglie. Mhm. È come se in questo caso eh, Mario avesse bisogno di far leggere al questo drago senza far leggere alla moglie. Mhm. Mm? Quindi vedo che va vicino al drago, con il dito gli indica la riga, Mhm. la sottolinea proprio così. Cioè la riga che dice qui tu non ci sei più. Sì, dove indica proprio il superamento ormai, no, di questa esperienza. E effettivamente in questo modo il drago si disintegra.
Quindi già adesso non dobbiamo aspettare. Aspettare cosa? Perché aspettare? Infatti il momento è adesso per fare tutto questo. O comunque il momento è quello che decidiamo noi. Lui è qui oggi. Sì, il diario appare già scritto, con tutte le pagine scritte oggi. Qui non c'è più niente. Nel mondo delle entità eteriche è già finito, non c'è più niente. Mm. Andiamo nel mondo delle entità eteriche, Elena. Mhm. Qui cosa c'è? Cioè, qui Mentali, cosa volevi- succede? Mentali, scusami, mentali. Allora, il tentativo che fanno, il tentativo più o meno per cercare di fregarlo è come se volessero passare da sopra, no? Quindi, come se avessero visto quello che ha fatto mm, con le entità eteriche, ok? E tentano di passare dalla testa, dalla mente, ok? Ma lui lo sa e quindi è come se appare, mentre loro fanno questo gesto, appare tipo un casco, ok? Mario si fa apparire, si crea un casco dove dove vengono riportate le pagine del diario scritte sul casco e quindi anche le entità mentali le leggono e spariscono. Monica. Sì, cercavano proprio di scavalcare completamente il diario, Mm. cercando una via di fuga. Però in effetti cioè, non c'è fuga, non c'è possibilità, perché l'intento di Mario è talmente tanto deciso che loro si trovano comunque costrette a dover leggere la loro fine. Va bene. Esiste un Mario in una linea temporale parallela che risponde diversamente alle sessioni fatte. Mm, è come se c'è stato un momento in cui c'era, però adesso, come stanno le cose adesso, non ne esiste più. Cioè fa parte di una di quelle vite che sono state eliminate. Monica. Mi fa vedere come lui mi indica la penultima sessione, ci sia stato un momento in cui si è un po' sentito come precipitare, cioè come detto, va bene, allora mollo tutto, non c'è utilità in questo, non riesco a trarne beneficio. Mhm. Quindi avrebbe potuto continuare a percorrere quella e probabilmente sarebbe ritornato, diciamo così, ad essere cliente del mago. Dopo il Cini, questo E momento di... praticamente sì, sono successe delle cose un po' in contemporanea. Infatti Mm, sì, a mm, metà. an- sì, quindi sia gli effetti del Cini, sia anche qualche cosa che l'ha scontentato profondamente riguardo al lavoro, si tentava una cosa, poi dopo quella cosa non è andata in porto, c'è stato un rallentamento, avrebbe potuto prendere questa linea temporale di un po' di sfattismo, diciamo, no? Invece no. Cinema, mago e moglie. Io sono un provocatore e se c'è, fiamma. Se c'è, magari c'è. Mago e moglie a braccetto, proprio come se fosse un sodalizio al momento indissolubile. Sai che lo fanno anche nella realtà, no? Beh, sono molto amici, si conoscono da tanti anni. Sì, io vedo il mago che non consciamente, ma si sente come se si sente in agitazione, no? Come se dice, cavolo, mi piace stare qua, ma è come se non riuscissi. Mm. Qui però c'è da imparare tanto, perché oggi c'è da imparare il diario, Mm. che il mago poi è un uomo,
non è una scarpa. No, no, ma infatti lui vuole stare. Lo vedo solo molto agitato, ecco. Mm. Va bene, Mario deve andare al cluster col suo diario, andiamoci. Posso dire solo una cosa, siccome tu prima hai detto la fiamma, no? Allora, al momento io non vedo la fiamma, però io vedo che lui può fare degli incontri interessanti femminili, cioè che desteranno anche un po' il suo interesse, perché l'aspetto affettivo in lui è un po' frustrato, non è molto appagato e lui si è come dato un alibi, no? Ha detto va bene, dai, tanto Mm. ormai ho una certa età, va bene così, in fin dei conti sono da tanti anni con mia moglie, insomma, tutta una serie di cose così, no? Però è come se una parte di lui invece fosse ancora molto viva e bisognosa di ritrovare il contatto di una pelle femminile e di risvegliare certe emozioni. Beh, magari un giorno quel diario avrà la pagina fiamma, ora fiamma. Infatti. Mm. Quando sarà tra qualche progetto, dico, tra 2 o 3 capitoli, Mhm. sarà un altro Mario e sarà aperto a questa cosa. Monica, c'è qualcosa che volevi dire? Anche Ti una sei- passione. Sì. Una passione, ok. Va bene, andiamo Perché poi a... la passione proprio gli farà fare un upgrade proprio. Mm. Perché è come se riattivasse alcune cose di sé. Lui ha cercato di mettere un po' la mente dappertutto. Nel momento in cui vive la passione, ci sarà anche una maggiore connessione con l'anima, perché non saranno più tutte le cose spiegate. Sarà un fluire proprio di vita, autentica, ecco. Completo, ecco, Sì. anche quel pezzo lì. Andiamo al cluster. Allora, io vedo quei pochi contratti che c'erano che vengono strappati dalle pareti, erano tipo messi i foglietti con le puntine, ok? Vengono strappati e al posto loro vengono proprio incollate sulle pareti le pagine del diario. Mhm. Le pagine, invece i contratti vengono buttati dentro il portale definitivo, li butta. Mm. Monica. E me l'aveva presentata tipo come una vecchia marmitta. Ecco, il cluster, così il contratto, non so, così, così inservibile, bucata, no? Quindi c'è E ancora qualcosa? Sì, dimmi. sì, io avevo visto però solo una marmitta e basta, Mm. che butta via. E per quanto riguarda le pagine, tra le altre le ho viste anch'io, ma è come se fossero molto cangianti, come se lui davvero potesse scriverle in ogni momento diverse. Mm. Non c'è niente di prestabilito, perché questa cosa va detta a Mario, cioè non c'è niente di scritto che accadrà così così. È lui che le scriverà a mano. Sì, ogni istante cambieranno perché saranno Brava. quelle giuste per quell'istante. Vuole lasciare qua un nuovo ad eternum? Vedo che si apre la camicia perché è come se avesse bisogno di trarre spunto e allora si guarda l'ad eternum che è impresso sulla maglietta, no? Mhm. Perché ecco, a lui piace fare così, gli piace avere un aggancio, sai, reale. Mhm. Mm? Sì, ha Che fatto una sia. maglietta con questa grafica Mm. di cui devo chiedere ancora i diritti. Mm. Mi sono Lui ha dimenticato di tanto questo. bisogno di usare i 5 sensi, quindi la Sì. vista, il tatto, e lui è fatto così, l'udito, Ok. ha bisogno e va benissimo, non è che c'è niente di male. Mm. Mhm. Mm.
Siamo Ed qui è per come se quello. si ispira, certo, esatto. Una delle creazioni più Infatti. incredibili è la materia, perché non Mm. c'era. Mm. La finta materia, perché non c'era. Ok. Ma non vuole lasciare, do un suggerimento a Mario, solo un suggerimento, un bel ad eternum a forma di diario aperto, da cui tutta l'energia esce dalle pagine. Eh sì, è un toroide poi alla fine, perché Stavo per partendo dire dalla... la stessa cosa. È un sì, toroide, abbiamo visto sì, il toroide. sì, partendo dalla costola del libro, ovviamente esce e rientra nella costola del libro posteriore. Un libro aperto a 360 gradi, Mm. Infatti, con le due sì, copertine che si baciano Mm, 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 sostanzialmente. mm. così. Elena, Avatar, c'è qualcosa? Allora, c'è solo una riga nera Mhm. e basta. Il resto è solo, no, solo rimasta l'idea, no, del vecchio Avatar. Mm. Niente, apre il portale definitivo e assolutamente lo butta via. Vuole lasciare anche qui una ad eternum? Sì, sta mettendo lo stesso ad eternum, toroide libro. E si ripete, dal libro vengono duplicate tutte le lettere, ok, che vengono sparse e sono tutte lettere viola che poi si diffondono e diventa energia viola. Va bene. Mm. Elena e poi Monica, nuova vibrazione. 631. 681. Consapevolezza, Elena e Monica. 197. 201. 201? Io stavo pensando, io ho visto il 201. Mhm. Pazzesco, pazzesco. PS, 68. Non so, a me da 62. è molto interessante questa cosa del ritardo, dovremmo analizzarla meglio. Sì. Infatti. Vite precedenti. Vite precedenti. Sempre Elena Monica. 843. 830. Cervello. Allora, mi dà adesso che è come se si riportasse a essere concentrato 9.6. 10 minuti fa era 10.8 perché era immerso nell'altra parte, proprio anemica. Quindi scusami, hai detto 9.6? Sì, 9.6. Oh, bene, bene. Monica. Allora, 9,5 mi dà, ma mi dà come nel momento in cui, non so, mi fa vedere che si trova davanti a delle carte sue, non so specificare meglio, sono delle carte sue, che è come se fossero una espressione di sé, dove lui si sente molto in connessione. Probabilmente sono carte che parlano del suo progetto, che vedono una concretizzazione maggiore di quello che lui desidera, ed è come se lui, trovandosi di fronte a queste carte, aumentasse ulteriormente le capacità del suo cervello, cioè tutto quelle che sono le ostruzioni che lui ha vissuto, mi dimentico le cose, eccetera, eccetera, invece vede il suo cervello andare in maniera molto accelerata. Una lettura rapida e anche una capacità proprio di scorgere delle ulteriori idee mentre legge. Quindi è destinato ad alzarsi. Sì, sì, io dico di sì. Sì, sì. Va bene, dopo questo grande cambiamento agli occhi della moglie,
cosa suggerisce questa cosa, questo film che vede nello schermo del cinema appunto alla moglie? Tutto questo è stato ottenuto da Mario senza nessun mago, Mm. se non se stesso. Sì, io lei la vedo un po' statica, nel senso che è come se... ehm, allora, vedo Mario che va, no? Come se fosse una mongolfiera che inizia a volare e lei che si attacca e si fa trascinare. Mm. Ma è come se lei di sua azione per se stessa non ne faccia, nel senso dice, ah bene, bene, così almeno io mi aggancio e mi faccio trascinare proprio, no? In maniera statica, non dinamica. Non è che fa uguale, che lo prende come esempio, ma si, si aggancia come se fosse una protuberanza, non so come dire. Monica? Mi è arrivato in altri termini, ma il concetto, il succo è sempre questo, cioè come se lei fosse eternamente la studente del maestro. Il maestro poteva essere il mago, adesso il maestro può essere lui. Cioè, la moglie l'ha sempre visto con grande rispetto, questo marito, però adesso, vedendo tutto quello che si è realizzato, maggiormente. Però appunto è come se lei volesse sempre rimanere allieva e quindi pende dalle labbra di adesso del marito, prima del mago, ma non c'è una sua crescita autonoma, ecco, per staccarsi poi, ecco, dal maestro. Questo è estremamente comune, estremamente comune. Purtroppo è estremamente comune. Una delle difficoltà maggiori che io rincontro quando qualcuno si avvicina al nostro lavoro per la prima volta e vuole che noi facciamo tutto, che facciamo facciamo la magia, facciamo la papà pronta, addirittura dopo 1 o 2 sessioni già vuole. Già capito, io faccio. No, sono 10 sessioni da vedere. No, 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 va bene così. Quando è che in fretta. Non funziona così. Però questo è il percorso della moglie. E il mago? Don Nascimento? Lo vedo un po' solo, infreddolito, perché Anche è come, spaventato. eh sì, anche sentire che inizia a mancargli qualcosa e non so, anche come riconoscere, caspita, che magari c'è un qualcosa di più. Mm. Sì, proprio la paura del cambiamento. Mm. Sì. Dover dire, ah, Hai avuto forse delle mi devo, certezze. sì, forse mi devo mettere in discussione, forse devo È vero. aprire la mia strada. Sì, La paura, ecco, di questa cosa nuova. sì. Però non è così ottuso, No, quest'uomo. no, Mm. Perché veramente riesce a intravedere che forse qualcosa c'è da aggiustare. lo vede proprio con affetto, con gratitudine direi anche, no? Sì, Però proprio solo si rende sì, conto che è una sua paura e che lo limita, ecco. sì. Va bene. Mm. Messaggio finale di Mario a se stesso, scritto sul diario. Prime 2 parole. Caro diario, virgola. Chi vuole? Sono proprio un grande. Era grande la parola che hai visto. Era figo. No, esatto, bravo. Solo che Si pareva è visto brutto. che l'hai cambiata. E non sapevo. Mi sembrava brutto. È vero, io la conosco Monica, la conosco Elena. Siete mie, voi siete mie. Frega di Istwick. Sei proprio un figo. Diciamole le cose come stanno. Sì, va bene. Sono proprio un gran figo, ecco. Gran figo. Beh, non c'è da dire molto altro, no? No, no, infatti, cioè, si vede proprio. Io invece lo vedo, cioè si scrive, caro diario, il mago sono io. Mm. Perché mi fa proprio vedere l'immagine.
E se un giorno entrasse in casa qualcuno che ruba il diario e lo brucia, che succede? Mario è fottuto. No, quel giorno lì sarà il giorno in cui lui non ha più bisogno neanche di scrivere. O se lo farà per piacere. Esatto. Di una bella carta, di una bella penna, di una bella copertina, di un bel gesto, di un bel momento ritagliato su se stesso per se stesso, Mhm. con accanto una bella tisana prima di andare a dormire, con la soddisfazione che oggi ho fatto questo, quell'altro, ho rilanciato una certa attività, ho incontrato un vecchio amico, Mm, mm, mm. ho riscoperto il piacere di dare le briciole di pane agli uccellini. Perché no? Anche cose così. Mhm, sì, assolutamente. E magari Tutto. quell'uccellino ti arriva un messaggio e ti dice grazie, ma lo senti proprio, lo senti. E il giorno dopo è lo stesso uccellino che ti dice sei ancora tu, che bello. E questa è una capacità medianica e questa è la PS. Sono fatti che si ricollegano a tutto quello che diciamo, alla PS, alla lettura del pensiero. È facile con gli animali, io trovo che sia più facile con gli animali. Messaggi precisi che arrivano in testa come una voce, ma non è una voce. A me è successo con un gatto, proprio me l'ha detto 2 secondi. Immagine finale di Mario. Mi dice, utilizzerò molto anche l'olfatto perché mi aiuterà a connettermi maggiormente con la mia anima, a sentire che io sono la mia anima. Tutto quello che tu hai detto, attraverso l'olfatto gli arriverà. Mm. Elena. Sì, a me pare mi è apparso un po' di volte durante tutta la sessione proprio questo collegamento con gli alberi, cioè a livello naturale, lui ha proprio questa affinità, questa sincronia di vibrazione con gli alberi e mi fa vedere che è come se lui riesce a prendere l'energia dell'albero come se gli entrasse e poi la trasforma per sé e la esterna creando. La restituisce Sì, creando. Nome della PS di Mario. sole, Monica. Principessa. Nome della PE, Elena. buccia di limone, Monica. Fuoco. Scusate, se c'è nome del nuovo futuro progetto. Mm. Città di motori mi fa vedere come se fosse proprio una distesa che se guardi all'infinito di motori. Monica. Sì, mi era venuto il motore dell'anima. Ovviamente la valenza è doppia, sì. Ok. E messaggio tuo di Monica a Mario. Sei irriconoscibilmente meraviglioso. Messaggio tuo di Elena a Mario. Sì, tu scrivi la tua realtà perfettamente, è evidente. Ok. Chiudo con il mio messaggio 10 su 10. Ciao.